Ed eccoci qui in un nuovo video. E in questo piccolo video desidero darvi una tecnica che io stessa applico da tanti anni e che so che quando ve la dirò, io non la chiamo neanche tecnica, perché per me è un modo di vivere. Sì, è questo, è un modo di vivere. Quindi so che quando ve la dirò sarà tipo, uh, vabbè, ma se la applicate, vi assicuro che vi cambierà completamente la vita, completamente. Questa tecnica la potete applicare quando siete in balia dei vostri sentimenti ed emozioni negative, quando siete in balia del vostro ego. Ora, nel corso di questi 5 anni vi ho dato diverse tecniche, ok? Da poter mettere in atto quando vi sentite sotto attacco egoico, sotto scacco egoico, quando siete in balia delle vostre emozioni negative, che siano paura, ansia, dubbio, incertezza, rabbia, frustrazione, qualsiasi sia, ok? Riguarda appunto, qualsiasi sia l'emozione negativa, riguarda appunto magari un momento della vostra vita, una situazione che si è creata, un evento, una manifestazione che non vedete ancora che riuscite a portare in porto a vostro favore. E vi ho dato anche delle meditazioni estremamente potenti, come la Donimina Ego, che a lungo andare mette sotto scacco e indebolisce il vostro ego. Vi ho dato la Calm, vi ho dato la PEC. Insomma, ci sono differenti meditazioni che sono utili e che è ottimo usare quotidianamente. Però ovviamente uno cosa più si aiuta e meglio è. Vedete, io ho passato molto tempo da sola e sono cresciuta praticamente in completa solitudine. Mm, E quindi una delle cose che mi calmava nei miei tanti momenti di sofferenza era quella di sedermi da qualche parte, ok? O anche affacciarmi semplicemente alla finestra e guardare le persone. Le guardavo e immaginavo le loro vite, le immaginavo sempre, quasi sempre in positivo, ok? Immaginavo che erano più felici di me, che erano più amate di me, che erano meno solo di me, che erano. Poi col tempo, quando ormai più di 20 anni fa mi sono avvicinata ai temi spirituali, ho cominciato a fare una cosa e ora la faccio a prescindere, ok? Mm. Ed è questa. Non importa se mi sveglio, come si dice, col piede giusto o il piede sbagliato, non mi importa se sto bene oppure male, se sono felice oppure no, se sono in balia delle mie emozioni negative o positive, non importa, la applico proprio quotidianamente perché conosco le leggi divine e una in particolare è quella che questo universo funziona a circuito chiuso. Se cercate il video, Miss Biancoala, universo a circuito chiuso, troverete la spiegazione. Quindi praticamente quello che mandi fuori ti torna indietro, sempre. Qualsiasi tipo di emozione, azione, pensiero, non importa, positivo, negativo, prima o poi ne avrai a che fare. Quindi a questo punto, siccome la legge è questa, è meglio se mando fuori good vibes. E quello che faccio è silenziosamente benedire le persone. Cammino e le persone fanno le loro cose, mi passano a fianco, camminano pure loro, e le benedico semplicemente. Io ti benedico, io ti benedico, io ti benedico. Ora non dovete essere il Papa in persona, non dovete essere un prelato, non dovete essere chissà che, no, no. Come insegnava il maestro, voi potete e come essere strumenti al servizio, ok, del prossimo. E proprio quando siete in balia di emozioni negative, la cosa migliore da fare? Proprio di interrompere il circolo e non creare altra emozione negativa, non andare giù a spirale ancora di più, ok? Non scavarvi ancora di più la fossa è quella di benedire. So che è difficile, specialmente se siete stati feriti, specialmente se siete rabbiosi, specialmente se siete offesi, specialmente se appunto state in sofferenza.
ma vi garantisco che con l'allenamento poi ci rientrerete proprio in automatico e vi porterà un grande giovamento. Voi vedrete che innanzitutto forzandovi, perché all'inizio sarà forzato, perché il vostro ego starà lì a dire: "Sì, sta bene te. Eh sì, vabbè, sta a perdere tempo con questo, guarda che sta succede questo, sta succede quell'altro, dovresti pensà a questo, dovresti pensà a quell'altro, quella t'ha fatto questo, quella t'ha fatto quest'altro, e questo così". Invece voi gli tagliate proprio il nutrimento, così, perché all'inizio sarà macchinoso, sarà, meccanica come cosa, ma quando entrerete nel flusso di questa cosa e vedrete il suo ritorno e oh sì che c'è il ritorno, okay, non riuscirete più a farne a meno. Vi diventerà un'abitudine meravigliosa, vi diventerà. Io quando le persone mi attaccano, quando le persone, che siano di famiglia, amici o sconosciuti, io in loro riconosco il Dio, in loro non vedo, anche che mi feriscono, anche che mi causano sofferenza. Io provo sofferenza per loro. Provo sofferenza perché vedo in loro il malessere e allora li benedico, gli mando la luce, okay? Non vado ad ingaggiare e quindi a peggiorare la situazione, ad alimentare del negativo e soprattutto a esserne influenzata. Mando solo la benedizione. Ma tornerete, questo lo potete fare normalmente anche quando camminate per strada, siete seduti a un bar, siete seduti alla scrivania nel vostro ufficio, siete sull'autobus, nessuno vi proibisce di essere per voi stessi qualcosa di benedetto. E se poi ovviamente vi aiuta a distogliervi dalle tentazioni dell'ego, se vi risolleva, qual è l'emozione forse più bella? È quando fate un gesto buono, no? Quando aiutate qualcuno vi fa sentire proprio bene. E ci avete mai pensato perché vi fa sentire bene? Perché quella è la nostra natura. La nostra natura non è farci guerra, non è odiarci, non è offenderci, non è stare a puntare il dito contro l'altro, non è discutere, non è farci del male, abusarci. La nostra natura è l'amore. E so che possono sembrare discorsi superficiali, possono sembrare discorsi per alcuni da serie sì, vabbè, ciao, stupidi, ma è questo. E quando lo applicherete vedrete la vostra vita trasformarsi. E lo vedrete. Applicatelo. Fatelo per un mese. Provate per un mese quotidianamente. Non è che dovete passare a macchinetta. Tanto in tanto benedite. Benedite voi stessi, benedite la vostra casa, benedite le persone che amate, benedite pure chi odiate, benedite lo sconosciuto, benedite, 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 benedite. E poi, dopo un mese, guardate, sono non convinta, sicura che tornerete con risultati positivi, che vedrete proprio la differenza dal mese scorso che non l'avete fatto al mese che l'avete fatto di continuo. Soprattutto se siete in emozioni negative, fatelo. Lo deve fare pure normalmente, io lo faccio ormai normalmente. Fatelo. E poi tornate a dirmi. Fatelo quotidianamente. Fatelo soprattutto quando non ve va. Fatelo. Perché chi vi dice che non va fatto è solo il vostro ego. Perché l'ego non si nutre di cose positive, si nutre solo di cose negative. Fatelo. Soprattutto se siete frustrati, soprattutto se state lì a spingere quella vostra manifestazione che non vanno, fatelo. 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 E vedrete la differenza. E questo è quanto. Pace, amore ed energia.